Abbiamo a disposizione un simulatore Modbus. È un simulatore gratuito che trovate su www.plcsimulator.org. Facciamo partire adesso PCView e andiamo a creare un progetto nuovo, completamente vuoto. Per esempio lo chiamiamo prova. Clicchiamo su Start. A questo punto dobbiamo eseguire due operazioni, la configurazione della connessione Modbus e il mapping delle variabili. Iniziamo con la configurazione della connessione Modbus. Ci possiamo spostare sul menu Configure, Communication, Equipment. Sul primo menu clicchiamo su Creation, doppio clic. Qui selezioniamo sempre Multiprotocol e se vogliamo un accesso Modbus TCP/IP Master andiamo a selezionare da questa lista la voce XBus IP Master. Inseriamo un mnemonico descrittivo, per esempio XBus IP. Non importa modificare gli altri parametri, clicchiamo su Validate, OK e poi Cancel per chiudere. A questo punto facciamo doppio clic sul node. All'interno di Node andiamo a definire il nostro PLC, per esempio PLC SIM1. Qui andiamo a dire il tipo di memoria del nostro PLC, nel nostro caso è un Modbus decimale perché gli indirizzi partono da 1 e sono espressi con notazione decimale. Andiamo ad inserire qua sotto l'indirizzo IP del PLC, nel nostro caso si tratta di localhost perché sta girando il simulatore sulla nostra macchina, quindi 127.0.0.1. Il numero di porta lo lasciamo a default 502, nel mio caso lo slave address è 1. Clicchiamo su Validate, OK, e poi come prima Cancel per chiudere questa maschera. A questo punto l'ultimo passaggio è la creazione del frame di comunicazione. È necessario creare un frame per ciascun tipo di dato da scambiare. Faccio doppio clic su Creation, decido per esempio di creare un frame di Word in lettura-scrittura, quindi W come Word, RV, questi sono nomi liberi. Gli dico il formato del frame, ovviamente di tipo Word, access grant è che cosa intendo fare con questo frame, quindi se intendo leggere e scrivere o soltanto leggere. Nel mio caso voglio leggere e scrivere, quindi potrò leggere e scrivere ovviamente soltanto le word di I/O, quindi le holding register. Gli dico l'indirizzo di partenza, di default mi propone 1, quante word, per esempio 64 word. Quindi questo sarà un frame da 128 byte. Clicco su OK, Validate, OK, Cancel. A questo punto clicco su Validate per validare la configurazione completa, OK. Tutto rimane disattivo finché clicco sul tasto On. Cliccando sul tasto On il driver di comunicazione viene inizializzato e lo vedo in due punti. Dalla status word 0500 che vedete qua, che vuol dire comunicazione inizializzata, quindi socket attivato, ma driver di comunicazione non in interrogazione perché non ci sono variabili mappate, e sull'event viewer qua sotto avrò una voce SIMWay Start. Una volta conclusa la configurazione del protocollo, è opportuno creare le variabili e linkarle. Il metodo più semplice è utilizzare Application Explorer, raggiungibile dal menu Configure. Da Application Explorer mi posso spostare su Communication, Data Acquisition, Equipment, nome del protocollo, nel mio caso XBus IP. Clicco sulla voce Mapping nella barra blu di sinistra e ho a disposizione l'elenco di tutte le locazioni di memoria messe a disposizione dalla configurazione che ho precedentemente eseguito. In questo caso vedete che ho a disposizione 64 word di I/O e sulla colonna di destra posso vedere anche l'offset del byte e l'offset del bit. Essendo queste word quindi lunghe 2 byte, avrò uno scorrimento di 2 in 2, quindi byte 0, byte 2, byte 4, eccetera. Per creare la mia prima variabile posso fare clic destro, Create Variable e personalizzare il nome che intendo attribuirgli. Per esempio, stanza1.temp. Clicco su OK, la mia variabile è creata. Posso, volendo, continuare la creazione, sempre clic destro, Create Variable, personalizzo il nome, stanza2.temp. A questo punto ho creato le variabili e le ho connesse al driver Modbus.
Risultato, se mi sposto su variable tree, vedrò i due branch, stanza 1 e stanza 2, perché ho separato il nome delle variabili da un punto che viene interpretato come livello di branch. Entro all'interno di stanza 1 e vedo la mia variabile temp assumere un valore di 123. Questo perché nel mio simulatore Modbus avevo precedentemente valorizzato la prima word con un valore di 123. Se lo cambio, per esempio ci scrivo 333, automaticamente anche il valore su PCView viene aggiornato. La stessa cosa accade con la temp di stanza 2, che vale 456, perché l'holding register numero 2 ha valore 456. Una volta che abbiamo configurato il driver di comunicazione e creato le variabili, possiamo vedere già se qualcosa funziona. Da dove lo vediamo? Lo vediamo direttamente da Application Explorer. In questo caso vediamo che la variabile temp ha un valore di 0 e la colonna quality non mostra alcun valore. Se per esempio sul mio simulatore Modbus, selezionando holding register, vado a fare doppio clic su questo campo per inserire un valore, per esempio 1, 2, 3, vedo che anche il valore su Application Explorer viene aggiornato. La stessa cosa se selezionassi per esempio stanza 2 temp. In questo caso, andando a inserire un valore nella seconda word, per esempio 4, 5, 6, vedrei il valore della variabile aggiornato, così come il timestamp, che nel mio caso contiene l'informazione relativa all'ultima volta in cui PCView ha visto questa variabile variare. La quality rimane vuota perché è una quality good, quindi la comunicazione sta funzionando correttamente. Per simulare un errore di comunicazione posso disattivare in risposta lo slave che sto interrogando. Nel mio caso sto interrogando lo slave 1, se vi ricordate è quell'1 che abbiamo inserito nella configurazione del nodo poc'anzi. Lo posso disattivare cliccando semplicemente sul tasto 1. Tra qualche istante vedo la quality variare su nscom, cioè errore di comunicazione. Per riattivarla semplicemente clicco e si riattiva. Fatto questo, posso mettere su grafica le informazioni che acquisisco dal driver Modbus. Come fare? Mi sposto sulla finestra principale di PCView. Notare che non importa chiudere Application Explorer, basta ridurlo ad icona. In questo modo la prossima volta che mi serve sarà disponibile subito. Posso cliccare sull'icona del foglio in alto a sinistra, cliccare sull'icona testo, inserire un testo segnaposto, per esempio temperatura stanza 1. A questo punto vado ad animare questo oggetto grafico. Essendo che la variabile in questione è una variabile di lettura e scrittura, utilizzo un'animazione di tipo send, quindi clic destro, animate, send, register. Qualora questa fosse una variabile soltanto in lettura, per esempio una temperatura in ingresso, dovrò utilizzare piuttosto animate, text, display register. Proseguo con animate, send, register, seleziono il nome della variabile che intendo utilizzare, cliccando qui, poi stanza 1 temp. Attenzione, mi devo sincerare che la variabile in questione abbia il flag command spuntato. Per farlo è molto semplice, seleziono la variabile, clicco sull'icona properties e controllo di avere il flag command. Clicco su ok, clicco su ok, clicco su ok. Siccome ho due stanze, un metodo semplice per duplicare questa cosa è tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera, fare drag and drop, quindi trascinare l'oggetto e rilasciare il tasto CTRL. A questo punto non vado di nuovo a fare clic destro, animate, send, register, perché in questo modo andrei ad aggiungere una seconda animazione ad un oggetto che già ne ha una. Quindi, se già ho fatto questo errore, che è una cosa classica, vedete che ho due voci register send, me ne basta una. Per cancellare quella in eccesso, semplicemente clicco sull'icona del cestino, clicco su ok e
Adesso per andare a modificare la seconda animazione e renderla connessa alla temperatura di stanza 2, semplicemente faccio doppio clic, non clic destro. Modifico il testo segnaposto con temperatura stanza 2 anziché stanza 1 e faccio la stessa cosa qui. Quindi vado a scrivere stanza 2.temp. Ovviamente potevo anche selezionarla cliccando sull'icona del variable select. A questo punto clicco sul tasto OK, se voglio posso anche salvare il mio sinottico cliccando sull'icona del floppy disk, gli do un nome, per esempio temperature. A questo punto posso mandare in esecuzione il mio sinottico o con un clic destro su un punto vuoto dello schermo Run, oppure cliccando sull'icona del razzo in alto sulla toolbar. Vedo a questo punto il valore, che è lo stesso valore che mi arriva dal simulatore Modbus ed è lo stesso valore che vedo su Application Explorer, ad esempio. Posso modificarlo come o variando il valore spontaneamente dal simulatore, per esempio 111, clicco OK, vedete si è aggiornata la grafica, oppure dal mio sinottico con un clic aggiorno e ci scrivo per esempio 333. E a questo punto è aggiornato ovviamente anche il simulatore perché la scrittura eseguita su PCView ha triggerato un frame di scrittura verso il simulatore. A questo punto posso cliccare su salva e per consolidare non solo il sinottico ma anche il database real time delle variabili, niente mi vieta da Application Explorer di cliccare sull'icona del floppy disk. Save.